Per me che sono una grande amante dei dolci, il Piemonte è un po' il paese dei balocchi. Tra gianduiotti, crumiri, baci di dame e marron glacé c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Quello che preferisco però è il bonnet, il dolce imperdibile, perfetto con cui terminare il pasto quando si va per le piole, le tipiche osterie in giro per il Piemonte. La ricetta che prepariamo oggi mi è stata regalata proprio dalla proprietaria di una caratteristica piola nelle Langhe. Iniziamo? Per il nostro bonnet la prima cosa da fare è preparare il caramello. Quindi mettiamo in un pentolino d'acciaio lo zucchero semolato e aggiungiamo l'acqua. Accendo il fuoco, un fuoco dolce, e mescolo con un cucchiaio di acciaio fino a sciogliere lo zucchero. Ora che lo zucchero si è sciolto non serve più mescolare, ma basterà roteare il pentolino in questo modo e attendere che lo sciroppo diventi di un bel colore dorato. Il caramello è pronto, vedete che colore? Prendo uno stampo da plum cake e ce lo verso dentro. Questo sarà il fondo del mio bonnet. Lo ricopro interamente e lo lascio raffreddare. In un pentolino mischio latte e panna e poi li porto a sfiorare il bollore. E ora veniamo alla preparazione del composto che formerà il bonnet, quindi la prima cosa da fare è frullare gli amaretti. Ecco fatto! Ora prendo una ciotola e ci metto dentro tutti gli ingredienti. Comincio dalle uova. Aggiungo il rum, la vaniglia, il cacao che ho già setacciato e lo zucchero. E in ultimo un pizzico di sale e i nostri amaretti. Mescolo tutto. Aggiungo la panna e il latte caldo. Mescolo bene tutto. Mescolo però senza sbattere perché non dobbiamo inglobare aria. E ora nello stampo. E ora la cottura del nostro bonnet che deve avvenire a bagnomaria. Il bagnomaria è una cottura molto delicata che avviene mediante acqua. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una teglia, poggiamo lo stampo con dentro il nostro dolce in questa teglia e versiamo dell'acqua bollente. Io l'ho già messa sul fuoco. L'acqua deve arrivare a metà altezza dello stampo. Siamo. In questo modo il nostro bonnet rimarrà bello cremoso e non si straccerà durante la cottura. Adesso lo vado a infornare a 150 gradi in forno statico per un'ora. Ed ecco il mio bonnet, non è meraviglioso? Una volta sfornato non vi resta che lasciarlo raffreddare nell'acqua del bagnomaria, poi passare un coltellino lungo i bordi del dolce e capovolgerlo sul piatto di portata ed eccolo pronto.
Come decorarlo? Potete aggiungere qualche amaretto, come farò io, oppure qualche ciuffo di panna montata e scaglie di cioccolato, una vera bontà.